Il debito pubblico italiano, l'origine. Numero 5, che cos'è? Innanzitutto dobbiamo chiarire che cos'è il debito pubblico. In poche parole, è il debito che uno Stato ha nei confronti di altri soggetti economici nazionali o esteri. Possono essere persone fisiche, imprese, banche, che hanno comprato un credito allo Stato, in cambio quest'ultimo si impegna a restituire per intero la somma comprata e riconoscere in più il pagamento di un interesse. Numero 4. Il Gran Libro del Debito Pubblico. Tutto parte dall'istituzione nel 1861 del Gran Libro del Debito Pubblico. Era un insieme di registri in cui l'Italia annotava i prestiti ricevuti da tutti gli stati preunitari, ovvero tutti gli antichi stati annessi nel Regno d'Italia. La redazione della formazione del debito pubblico fu guidata e supervisionata da Pietro Bastogi, l'allora ministro delle finanze del Regno d'Italia. Il debito totale era di 2 miliardi e 374 milioni di lire dell'epoca, circa il 45% rispetto al PIL. Numero 3. I debiti degli antichi stati. Il più consistente debito proveniva dal Regno di Sardegna, che costituiva il 57% del debito totale del Regno d'Italia, circa 1 miliardo e 292 milioni di lire dell'epoca. Poi c'era il Regno delle Due Sicilie, con il 29,40% del totale, con 522 milioni di lire. A seguire gli altri come la Lombardia con 152 milioni, la Toscana con 139 milioni, fino a quello meno indebitato che risultava essere le Marche con 5 milioni. Numero 2. Perché c'era già debito? Normalmente si pensa che prima dell'unificazione dell'Italia gli antichi stati campavano con le tasse che applicavano al proprio popolo e non avendo dei sistemi di welfare spendevano poco. In realtà quasi tutti gli antichi stati con le tasse riuscivano a coprire tra il 50 e il 60% delle spese. Le voci di uscita maggiori che quasi ogni stato aveva erano riconducibili a spese militari straordinarie connesse a guerre e creazione di infrastrutture pubbliche e private. Queste voci erano finanziate a debito dalle banche, usurai o altri stati. Numero 1. Le prime emissioni dei titoli di Stato. Il primo problema finanziario che il Regno d'Italia doveva risolvere ed affrontare era il pareggio di bilancio nazionale. Le entrate correnti coprivano solo il 57,8% delle spese correnti nel primo completo esercizio finanziario unitario, dal 1861 al 1862. Il disavanzo risultò superiore di 300 milioni di lire. L'intervento doveva essere immediato. Si iniziò così a vendere beni demaniali e beni delle classi ecclesiastiche, che purtroppo non riusciva a coprire le spese. Così si pensò alla prima emissione di titoli di Stato, con un rendimento di interesse, a chiunque l'avesse comprati, di circa il 5%. Nel 1861 il ministro delle finanze Bastogi fece emettere un prestito di 500 milioni al prezzo di 70 lire effettive. L'emissione andò benissimo, riuscendo a raccogliere più di quanto richiesto, ovvero circa 715 milioni. Queste emissioni di rendita italiana
vennero collocate per lo più nei mercati esteri, in maggior quota a Londra e Parigi.